Hai finito l'università? Hai il tuo bel titolo di studio in mano e sei prontissimo a gestire tutte le offerte di lavoro che hai ricevuto? Oppure no? Ciao, sono Maurizio, nel mio canale parliamo di lavoro, carriera e finanza personale. Oggi voglio parlare di 3+1 passi da fare dopo aver finito gli studi, quando si inizia a passare dal mondo accademico, dal mondo universitario, al mondo del lavoro. Sono poche le università e le istituzioni che ci preparano veramente al passaggio, a meno che non abbiate avuto l'opportunità di collaborare, fare delle tesi, dei progetti con delle aziende, molto probabilmente il passaggio è abbastanza un salto nel vuoto. A mio avviso ci sono 3 punti fondamentali da considerare quando si inizia ad approcciare il mondo del lavoro. Punto numero 1, dovete avere tutti i documenti pronti, tutto quanto in ordine. Quando parlo di documenti sto parlando del vostro curriculum, degli attestati, eventuali lettere di referenze, certificati, qualunque documentazione relativa a progetti o attività che avete fatto, fondamentalmente tutto quello che può servire per distinguervi dalla massa, per distinguervi dagli altri potenziali candidati. È importante che per questi documenti sia dedicato il tempo giusto, il tempo e l'attenzione, quindi mi raccomando, ho fatto dei video in cui parlo un attimo di come impostare i curriculum, come impostare i rimanenti documenti. Una delle cose fondamentali è assicurarsi che questi documenti siano fatti in maniera professionale, che siano privi di errori, che siano coerenti. Assolutamente non bisogna mai mentire o mettere delle informazioni esagerate. L'importante è che tutto quanto rispecchi la realtà e che lo rispecchi in una maniera professionale, quindi attenzione a errori di grammatica, errori di battitura, incoerenze tra lettere maiuscole e minuscole, insomma fate in maniera tale che i documenti come primo biglietto da visita siano nel formato migliore. Secondo punto fondamentale è iniziare a creare network. Sto parlando del network professionale, quindi LinkedIn. Spero che abbiate già un profilo LinkedIn aperto durante il periodo universitario, se non lo avete iniziate subito. Anche in quel caso assicuratevi che abbia un taglio professionale, quindi niente foto ritagliate da festa con posizioni in cui stavate abbracciando persone, niente foto in spiaggia o con la birra in mano. Fate delle foto tranquille, mettete nel profilo quello che potete mettere, ovviamente. Scusate, qui Charlie ha attaccato l'impianto audio. Chiaramente all'inizio il profilo LinkedIn e il vostro curriculum non sono pieni di esperienze. Chiaramente all'inizio non avete moltissime cose da scrivere nel curriculum o sul profilo LinkedIn, per cui assicuratevi di mettere le informazioni chiave, qual è il corso di studio che avete fatto, eventualmente argomenti della tesi, collaborazioni, attività di volontariato, progetti extracurricolari, qualunque cosa. L'importante è che sia coerente e ben strutturata. Il terzo punto su cui vi consiglio di fare attenzione è di non iniziare dai lavori per voi importanti o determinanti. Sotto molti aspetti le selezioni si assomigliano. Molte domande, molti passaggi imparerete col tempo che sono abbastanza comuni, per cui vi consiglio di trovare una maniera per fare pratica. Fondamentalmente, se ci sono 10 opportunità lavorative, delle quali 2 sono per voi quelle più interessanti, fate l'application anche per le altre. Iniziate a farvi coinvolgere nei processi di selezione, iniziate a fare selezioni di gruppo, capite le dinamiche, chi fa cosa, quali sono le domande standard. Imparerete così a gestire lo stress, perché nei primi colloqui ci saranno sicuramente momenti di stress, di panico, confusione, non chiarezza, domande per le quali non eravate pronti, mentre andando avanti vedrete che spesso queste cose sono abbastanza comuni, per cui più esperienza avete, più arriverete pronti al colloquio importante. Ma non è finita. Qui c'è il bonus. Assicuratevi di avere una presenza online tarata per il mondo del lavoro. Mi sto riferendo a profili con foto, video imbarazzanti. Si è giovani, quindi non è necessariamente la serietà e la professionalità quella a cui si fa attenzione quando si costruisce la propria presenza online. Però dovete pensare che da questo momento chiunque avrà contatto con voi per motivi di lavoro, la prima cosa che farà sarà cercare il vostro nome online. E allora, se avete profili pubblici nel quali ci sono foto delle quali potreste pentirvi a lungo andare, vi consiglio non necessariamente di rimuoverle, ma perlomeno ridurre la visibilità, aumentare il livello di privacy o restringere a soltanto gli amici. Questo è fondamentale perché vi assicuro che è uno dei parametri che verrà considerato quando ci saranno più candidati allo stesso livello, perché magari tutti quanti neolaureati, avere una presenza di un certo tipo o un altro può fare la differenza. Ricapitolando, tutti i documenti pronti, chiari, curriculum, certificati, attestati, lettere di referenze. Secondo punto,
presenza professionale online, LinkedIn. Terzo punto, concentratevi sul creare esperienza soprattutto nella parte selezioni. E il bonus, rimodulate la vostra presenza online tenendo conto che state entrando in un mondo lavorativo. Fatemi sapere nei commenti se ci sono dei punti che volete approfondire o se ci sono delle esperienze specifiche che volete condividere a riguardo. Ciao, al prossimo video.